Sole bacia i belli, Buongiorno, infatti io ce l'ho di schiena. Buongiorno. Buongiorno, tanti auguri. Voi che ci guardate lo sapete perché? No, perché... Poca gente lo sa perché. Vabbè, i pochi intimi, tanto ci guardano in pochi intimi, quindi pochi intimi lo sanno che oggi è il nostro anniversario. Esatto, sono 17 anni che ho ceduto qui alle lusinghe della badante, però sono 22 anni che stiamo insieme, quindi che pazienza quest'uomo. Sì, si è già alzato stamattina dicendo che pazienza. Vabbè, comunque, dopo 48 ore di pioggia incessante non mi sembra neanche vero uscire dal van e trovare 2 raggi di sole. Si sta già velando, a dire la verità, è già durato troppo. E fra le altre cose oggi sembra essere l'unico giorno della settimana appunto che tocca che non piova o che non sia nuvolo, perché già da domani ripeggiora un'altra volta. Poi non ci dite che ci lamentiamo, perché non ci lamentiamo, però il clima norvegese è così. Vince clima. Della beep. Abbiamo dormito in questa piazzola dove ci sono decine di altri camper, è una piazzola a bordo strada sulla E10, però in un posto con una vista spaziale, diciamo è un'area picnic. Infatti siamo su uno di questi tavoli futuristici, tutti colorati, molto ben fatta, solo che adesso a quest'ora sono già le 9 di mattina, inizia ad esserci un movimento sulla strada, ma noi sgommiamo, esatto, perché l'intenzione di oggi, approfittandone del bel tempo, se dura, è andare a vedere, non so, non penso a fare il bagno, potrebbe esserci qualche scoop, Pensate che la sera, quando vivevamo in Messico, diceva ogni tanto che l'acqua del Messico era fredda. Figuriamoci cosa dice di questa qui della Norvegia. E stavo dicendo che lo scoop potrebbe essere che siccome andiamo nella spiaggia, in una delle, se non nella spiaggia più bella di tutte le Lofoten, Auckland Beach, che tu ci metta il dito del piede. Sia mai che ci sia metti il dito del l'ora. piede. Vabbè, vediamo. Va bene, faccio vedere il panorama, poi se ne andiamo. Diciamo che così è un po' eccessivo accamparsi proprio in questa maniera. Va bene che qui sono tolleranti per questa legge addirittura del 1957 che è possibile accedere alla natura e campeggiare ovunque, però approfittarsene così poi si stufano e non ci fanno fermare più nessuno. Circa 8 km per arrivare a Auckland Beach e a quella precedente che dovrebbe essere Vic Beach, dove cercheremo qualche parcheggino così a bordo strada per non andare direttamente sul parcheggio grosso della spiaggia tipo a Sardegna, anche perché è a 160 NOK, quindi quanto sono? 14 euro? 14-15 euro, quindi anche no. E vediamo di trovare un posticino dove sistemarci prima e se non lo troveremo vedremo sul da farsi.
Siamo arrivati in Costa Smeralda. Colonie di bambini, unicorni e cigni gonfiabili come se non ci fosse un domani. Però spettacolo, rivelazione, perché siamo arrivati qua pensando che ci fosse solo la tariffa, quella per poter anche dormire da 15 euro, e invece abbiamo trovato anche una tariffa giornaliera. Sui 3 euro, 3 euro e mezzo? Sì, dai, Per 6 ore. 40 corone per 6 ore, voglio dire, più che accettabile. Il posto è bellissimo, è chiaro che sarà pieno di gente, essendo uno dei posti più belli, però va visto e va vissuto almeno una giornata così di sole. Cici, ma dove mai portato? Il DG era veramente dove mai scettico su questo portato posto per oggi. l'anniversario del matrimonio? Ma che spettacolo! Ho prenotato una capanna per la nuova luna di miele. Oh, però potrebbe essere un'idea, eh? Diciamo non inaspettato, perché avevo letto tanto No. di questo posto e c'era scritto da tutte le parti che era un posto così che spaccava, però a questi livelli Bello. non me l'aspettavo. Bello perché c'è questo contrastone di questo verde che ricopre la vegetazione di queste colline montagnette e il bianco della sabbia e l'azzurro del mare, veramente ci sono dei contrasti molto forti. Non sembra un posto tipo Hawaii, te che ci sei stato? Con le montagne intorno, il mare così. Sì, alle Hawaii fa un po' più caldo, però sì, Vabbè, oggi potrebbe non fa neanche potrebbe freddo, anche quindi. essere. Si impone un bagno, Ma scusami! Va bene, ok, ci sto. Se a me l'avessero detto vai in Norvegia, trovi una spiaggia, trovi un'acqua così trasparente, cioè avrei pensato che mi stessero prendendo in giro. Com'è quest'acqua? Pazzesca! Questa che prende tutta la baia è la spiaggia di Auckland, quindi segnatevelo, ve lo scriviamo qui sotto, mentre qui al lato c'è la spiaggia di Vic Beach. E allora possiamo dire a tutti che per il nostro anniversario siamo tornati ai Caraibi come l'anno scorso. Oppure che siamo venuti in Nuova Zelanda, anche se è scritto diverso, si dice Auckland praticamente, quindi siamo nella capitale della Nuova Zelanda. Potrebbe effettivamente come paesaggio assomigliare un po' alla Nuova Zelanda, questo te lo dico, molto bello, molto molto bello. Brava Sere. Andiamo a prendere il costume? Andiamo a mettercelo? Voglio dire, se proprio serve per aumentare un po' di visualizzazione e di iscritti, magari posso anche rischiare la broncopolmonite. Hai visto là? Stanno facendo tutti il bagno comunque. Sì, ma sono vichinghi questi, Ma non sono c'hanno tutti mia fisio da pettirosso e me, Dio Guarda i buono. bambini come saltano dentro l'acqua, andiamo a vedere così ci viene l'ispirazione. Ma ai bambini qua, quando Li battezzano così. appena nati escono di casa d'inverno, li pucciano nel barile, spaccano il ghiaccio, li pucciano nel barile per svegliarli e poi li mandano a scuola, capito? Cioè, Il battesimo non è in chiesa. a con noi le ci gocce sulla fronte. mettevano il Montgomery, perché ai tempi miei mi mettevano il Montgomery con lo sciarpone di flanella, capito? E la papalina in testa, Proseguendo dal parcheggio dove abbiamo noi parcheggiato il cingone, ossia là in fondo, c'è anche un tunnel che attraversa tutta questa montagna che vedete alle mie spalle e che arriva alla spiaggia successiva, che è la spiaggia di Utaklev. Per noi, avendo trovato posto a una tariffa accettabile qui, oggi per il momento non ci spostiamo, anche perché possiamo starci fino a 6 ore. Al fine di farci venire coraggio di fare più volentieri il bagno,
Ci facciamo una bella sudazza prima praticamente e veniamo a fare questo specie di sentiero, questo stradellino pedonale perché è vietato alle macchine, che teoricamente ci dovrebbe portare a un altro bellissimo panorama. Anche perché la spiaggia l'abbiamo lasciata alle spalle, laggiù in fondo dove sta iniziando un po' il delirio di gente. E noi ce ne andiamo in su, dove ci sono tutte queste montagne che sembra di essere tipo in Trentino, quindi si passa dalla Costa Smeralda direttamente al Trentino. E siccome lo stradellino che volevamo fare noi per andare a vedere un laghetto che è qua dietro non è accessibile perché stanno facendo appunto dei lavori di manutenzione proprio su questo stradellino stesso, Cioè è troppo semplice lo stradellino per noi, la forestale ha detto ma voi cingoni, ma siete matti a fare questa stradina così da comuni mortali? non è da Andate voi. a fare la scarpinata qui dietro. Questa sì che è cingona. Fai strada, vai. Vai, come al solito, fai strada che a lei gli viene da ridere. Andiamo. Segui le pecorelle. E questi potrebbero essere posti da vedere quantomeno, che ne so, una marmotta, qualcosa del genere. Niente. Abbiamo scollinato a tempo di record. Spettacolo veramente, un altro paesaggio stupendo dietro di noi, la spiaggia di Uttaclave. Uttaclave, che sembra Uttaclave, Ma dai, no? sempre Così, questi versi, così. Però molto bella. Primo pezzo, quindi tutta la salitozza che avete visto, arrivati diciamo sul crinale, si riscende sull'altro lato. Teoricamente questo sentiero taglia la montagna in due, perché sennò sarebbe possibile anche arrivarci via mare, via costa con un sentiero di 4 km. In realtà quello che abbiamo fatto è molto più corto, ma è Che molto gira più proprio ripido. intorno al promontorio fra le due spiagge. E anche sulla via del ritorno il paesaggio non si smentisce, anzi direi che fino adesso questo è il posto più bello che abbiamo visto da quando siamo all'Lofoten, perché c'è questo connubio di paesaggi tra il mare cristallino, la spiaggia bianca e le montagne tutte rivestite con questo verde che creano un risalto pazzesco. E adesso abbiamo fatto circa 3 km, ce ne mancano ancora 2 circa per arrivare al parcheggio e siamo arrivati in una caletta che adesso quando giro vi faccio vedere, rimanete sconvolti. Ora non pensiate che queste isole siano tutte così, però quando arrivi in un posto del genere ti dimentichi di tutto il casino e di tutto il brutto tempo che abbiamo preso fino ad oggi, perché qui c'è solo la nostra voce, per il resto si sente... Sembrano le Mauritius, le Seychelles sembrano. Non ce lo aspettavamo assolutamente. Bellissimo. Con la giornata di Ma oggi una roba pazzesca, il posto veramente. guadagna non 100 ma 1000 punti. Ma di cosa stiamo parlando? Pazzesco! Non fare casino che spaventi le pecorelle sulla spiaggia. È vero, ci sono solo loro. Guardate qua. Beh, beh.
Va a mangiare le alghe, hai visto? Si vede perché sono ricche di ferro e di minerali, Sere, lo Come sai, mangiavano no? in Canada le alci. Sono buone le alghe, un po' di sushi. Lamentatevi a pascolare in un posto del genere. Che vita da pecora proprio che fate qua in Norvegia, alle Lofoten, veramente. Palilla. La grotta delle pecorelle. Ah, però. Quello si mangia al tavolo, quindi c'è una fame che ti mangi al tavolo. E per l'occasione preparatevi anche a vedere un pranzo gourmet. Gourmetissimo proprio. Ecco il cingonne, E siamo vai, siamo arrivati. Quindi qua praticamente A quanto abbiamo chiuso? 7 km 820. A vedere il mio. Abbiamo messo 2 ore e 44, ma perché ci siamo fermati anche a far volare appena il drone. Adesso però andiamo a vedere cosa sta preparando la Sere, che mi ha promesso il pranzo dell'anniversario gourmet. Andiamo a vedere cosa sta facendo. Cicci, ciccina bella. Allora, in cosa consiste questo pranzo d'anniversario Guarda gourmet? che ti ho sentito da fuori, cosa credi? Eri qui dietro, cosa credi che non ti abbia sentito? Che hai detto andiamo a vedere cosa mi ha preparato una serie, come se non lo sapessi. Il pranzo gourmet di oggi consiste in un bel pacchetto di speckenskinske, prosciutto crudo e brie. Il tutto con pane del Remamil, supermercato locale, cioè che invece che soliti toast da pulciare come facciamo noi col prosciutto da meno e la sottiletta scrausa, facciamo il tramezzino col prosciutto crudo e il brie, che comunque è il formaggio che costa meno in tutta la Norvegia. È pronto? Oh, vieni dalla cucina, vieni in sala, È vieni. arrivata. Che spettacolo di menù di anniversario, ragazzi. E l'altro ancora sui fornelli, ancora in padella. Non ho veramente parole. Auguri. Anche a te, Ciccina. Versami un po' di champagne. Stiamo ancora andando con le birre che ci ha regalato Alberto, Però occhio, perché questo è il pranzo, se poi partiamo e ci Vabbè, ma fermano e abbiamo ci ancora fanno 3 le ore. chilometro. Cioè, abbiamo ancora 3 ore. Una birra in 2, 3 ore. La smaltiremo? Vabbè che tu ciocchi di Io tuo magari così. no, Subito. Volete E mica quindi- favorire anche voi? Auguri. Auguri, buonape. 1 milione di questi giorni. La Sere dice anche meno, però, perché No. per sopportare il DG 1 milione di questi No, giorni, un milione di altre volte lo risopporterei. è gourmetissimo, Sere. Buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Così va bene? Wow, mamma Non riesco a mia, pensare cosa dico per... che po' di aggressività stamattina, Ginetta, qui, occhio alle buche, qui, questa strada 815, così o più panoramica? Stupenda. Ieri sera, una volta venuti via dalla spiaggia di Auckland, abbiamo fatto Abbiamo deciso di prendere questa strada 815 che appunto dalla spiaggia di Auckland va verso nord, però in una zona meno battuta turisticamente, direi. Qui direi zero battuta. Finalmente, Ci siamo dileguati. Perché poi ieri sera non ve l'abbiamo fatto vedere perché era tardi, però abbiamo fatto qualche immagine perché abbiamo avuto anche una piacevole sorpresa. Ci siamo fermati in un paesino, come si chiamava? Stamsund, Tamsum. totalmente fuori dalle rotte turistiche. Ci siamo fermati di fronte a un posto particolarissimo, tutti dei fiordetti, degli isolotti, un paesaggio totalmente diverso da quelli che abbiamo visto fino adesso.
E mentre che eravamo lì quasi pronti per andare a dormire, una sirena prima di tutto, no? Un colpo di sirena, e noi così un butto, straniti. apri, guarda fuori, si stava ormeggiando l'Hurtigruten. E voi vi chiederete E cos'è che è l'Hurtigruten? È il famosissimo postale norvegese. E che cos'è il postale norvegese? Non è il postino, è una nave che naviga in questo caso da 130 anni attraverso i fiordi norvegesi. Su questa rotta appunto fra le Lofoten e la costa ovest della Norvegia. Arriva addirittura a Kirkenes, al confine russo, ad est. E ha un servizio di passeggeri e merci. Una cosa particolare comunque, una cosa storica che noi comunque non conoscevamo, ma abbiamo avuto la fortuna di vedere ieri sera, bello. 1 hour later. Hey you, I know this is the right way. You move me in the right way, and I'll be running to you. Ma buongiorno per un altro stupendo giorno di sole e di caldo alle isole Lofoten. Maremma acciuga. Il DG sta facendo così adesso, ma stava sclerando fino a 1 secondo e mezzo fa. Ma no. Sarebbe bello fare, sai una cosa, una rubrica io e te separati e fare il confessionale. Cioè davanti alla GoPro confessarsi cosa veramente stiamo pensando. Ma non è un problema di coppia, che magari la gente pensa che sia un problema di coppia che vuoi fare il confessionale. Ma io e la serie siamo veramente, guarda, dall'illusione che ci sia il sole, ma vi faccio vedere che il sole malato che c'è. malatissimo. Dai che però esce, dai che però esce, dai che però esce. Questo invece vede il parcheggio con Easy Park, guarda. Quindi noi teoricamente abbiamo parcheggiato nell'ultimo parcheggio gratuito per andare a visitare questo paesiello che si chiama Hansveitrei. Lasciato il cingone là dietro in quella rientranza sulla strada dove comunque c'erano un sacco di altri camper che volevano approfittare del parcheggio a babbo come noi per andare a visitare il centro di Henningsvær. E io cosa ho detto? Hansveitrei, Giusto. più o meno uguale. 1,5 chilometri dal centro, ce lo facciamo camminando, andiamo. Via verso nuovi orizzonti, via verso nuovi posti, ma che spettacolo! Ma che... Running home to you. Oh, tonight, I've got your hand in mine, and Questa è l'unica strada che arriva direttamente al centro di Henningsvær ed è poi la strada, diciamo una diramazione della E10, che è poi la strada grossa principale, però in queste strade ci viene qualsiasi tipo di mezzo. Le nostre riflessioni delle volte dicono: come fanno a far venire in queste stradette così addirittura dei tir, che poi principalmente sono quelli che servono le imprese locali, soprattutto in questo caso di smercio di pesce. I'm giving it all for you. Qua ci sono le prime rastrelliere di quelle dove mettono ad essiccare gli stucafissi, finita la stagione ovviamente adesso perché siamo in estate. Gli abitanti di questo posto dicono che se trovate un merluzzo che non viene da qua, che non proviene da questa località, non è un vero merluzzo, perché Ok. loro sono orgogliosi di dire che sono la patria qui, proprio qui, Qui, del merluzzo DOC, perché tra l'altro denominazione d'origine controllata. tutte le parole, i nomi delle località che finiscono con Svær, Svær vuol dire pescatore, e quindi in questo caso Henningsvær, villaggio dei pescatori di Hennings. Perfetto. E qui davanti vediamo alcune delle fabbriche di processazione dello stoccafisso che ovviamente per la stagione adesso si vedono abbastanza tranquillo, perlomeno senza attività. Chissà se andranno in vacanza per tutto il periodo estivo quando non ci sono gli stock ad essiccare.
Commenti a caldo? Proprio a caldo no, però sì, la temperatura sta cominciando ad aumentare, Io me lo immaginavo molto più rustico come paese. È Invece... un posto che magari 30 anni fa era anche meno, ma anche meno. un super villaggino caratteristicissimo di pescatori. Che lo è ancora ed è bellissimo. Molto carino, che però con l'avvento delle reti sociali è stato preso d'assalto chiaramente da una valanga di turisti e quindi non è più il paesino sperduto che uno si aspetta, ma si è diciamo adeguato ai tempi e quindi si è un attimino pettinato. Ci sono un sacco di locali chic, ristoranti, bar, un sacco di costruzioni molto recenti, oltre alle casettine classiche che si vedono sempre nelle riviste. Ha sempre il suo fascino, però sì, me l'aspettavo un po' diverso. Con tutto ciò siamo contenti di esserci venuti. La serie ha detto, ha sempre il suo fascino, però... Vabbè, però abbiamo detto l'altro giorno, perché devi dire che sempre che è tutto bello, bellissimo? Assolutamente. Another rainy afternoon, I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. Abbiamo deciso di entrare in uno dei famosi locali pettinati, un bar. Cioè, è un bar da colazione, non è una bakery. E proviamo una di queste brioche al cardamomo e un rolls di cannella. E uno anche alla vaniglia. 3 pezzi oggi. Avanza, Lusso. che fra un po' ci tocca. La cosa importante di stamattina è che non mi chiedi quanto ho speso. Cioè, non mi hai dato tempo, dammi chance. Quanto hai speso per 3 brioche e un cappuccino, che sono rispettivamente un rolls di cannella, uno di cardamomo E uno alla vaniglia, di alla crema pasticcera. molto tipico perché l'ho sempre visto qui in tutti i posti in Norvegia. Quanto ho speso è un segreto. Potrei dirtelo, ma poi dovrei ucciderti. Ma non ho mica deciso io di entrare qua dentro, cioè io ero entrata solo per vedere, lui ha detto vabbè, visto che siamo qua, e ha iniziato a spaziare con 1, 2, 3 brioche. Se venite qui volete sapere quanto costa, è uno dei locali più pettinati del paese e anche quasi l'unico. E quindi 3 pezzi e un cappuccino, 20 euro. Mangia, vai che ti fa bene. Comunque il che peso cresci. specifico di questi pezzi è tanta roba. Questo qui alla cannella sarà mezzo chilo di roba. Condividiamo? Ognuno mangia il suo? Condividiamo. Ne hai voluti prendere 3, solito sborone. Un po' difficile da buttare giù, Beh, poi a secco, almeno io c'ho il cappuccino. Ci crederai, il cappuccino è pure buono. Ti è, fallo anche se è cattivo, quello che l'ho pagato. Prima dici che è stucchevole, e poi però No, magna, ho detto è un po' difficile da buttare giù, non ho detto che è stucchevole, è diverso. Sei a questa bakery, niente di più. Andiamo verso il famosissimo campo di calcio, a fare una partita Andiamo a farci questa partita, facciamo il derby? della lanterna Esatto, Genoa-Sampdoria? o della mole. No, che mole. Vieni Cicci che ti ho trovato un posticino, un docchettino, un molettino super iper privatello per parlare di questo paesiello. Che qua la rima. Che poeta che sono. Guarda qua che spettacolo, guarda qua che spettacolo. I don't wanna stay here, no. Ain't gonna keep it low now. If you wanna go, let's go. Let's wrap it up and hit the road. I just got an awesome vibe. Striking the wind up. Questo punto si trova a pochi passi dal famosissimo campo di calcio, che è quello che stiamo andando a vedere, campo di calcio che è diventato ultra mega famoso all'epoca dei social, cioè adesso dopo gli anni 2000. Perché Prima non se lo filava nessuno, Esatto. ovviamente. E sai che la UEFA ci ha anche girato uno spot pubblicitario che si chiama tipo We Play Strong, qualcosa del genere. L'avevo Qualche letta questa personaggio notizia. famoso. Sì, l'avevo letta questa notizia. È veramente, cioè, dipinto a mano, questo paesiello, effettivamente, cioè, con le sue casettine al posto giusto, le sue barchettine al posto giusto.
Ora quando si torna in Italia apro anche io un negozietto del genere, E cosa vendi poi? Le lampadine fatte coi ricci di mare. Lampadine e oggettistica varia, col Tutto guscio. fatto col guscio dei ricci di mare. Guarda qui che spettacolo. Guarda va. Tutti ricci. E vedi infatti che si chiama luci fatte da ricci di mare. Souvenir particolari delle Lofoten. Saliamo sulle alture per vedere una vista migliore sul famosissimo campo, perché visto dal basso lascia un po' il tempo che trova. L'immagine che tutti conosciamo di Henningsvær, il campo da calcio, che poi, visto dal vivo, Vabbè, c'è tutto questo campetto da calcio su queste isolette, una dietro l'altra, collegata da ponti, eccetera, eccetera. nel contesto fa il suo. Solo ed esclusivamente se si vede da una veduta aerea o cose del genere, perché altrimenti, visto così camminando, sì, bene, ma non benissimo.